Allora, l'esercizio ci chiede di considerare due vettori di spostamento S1 e S2 come nella figura e ci chiede di calcolare il modulo risultante, quindi il vettore somma, S1 più S2. Il modulo dei vettori S1 e S2 è rispettivamente 30 metri e 20 metri. Ok, quindi quello che vogliamo fare nuovamente è quello di andare a calcolare il nostro caro vettore somma. Per fare il vettore somma ho bisogno delle componenti degli altri vettori. Quindi, ok che si chiamano S1 ed S2, però continuo a chiamarli A e B per risparmiare tempo. Quindi dovrò fare la somma del primo più la somma del secondo e di nuovo quello che ottengo sarà AX più BX AY più BY. Quindi nuovamente dobbiamo andare a fare la somma componente per componente. Quindi, che vuol dire questo? Che sono costretto a calcolarmi le componenti, quindi andarmi a calcolare questa qui, questa qui, questa qui e questa qui. Quindi vediamo che per quanto riguarda la componente del primo vettore, quella che stiamo chiamando con A, questo con B, se voglio andarmi a calcolare le componenti del primo vettore, mi basta fare appunto AX uguale ad A per il coseno di 45 gradi, AY uguale ad A per il seno di 45 gradi, quindi uguale. Abbiamo visto che il modulo del primo vettore è 30 e abbiamo visto prima che il coseno e il seno a 45 gradi sono identici e valgono radical 2 mezzi. Quindi questo vuol dire che è praticamente 15 radical 2. E infatti qui si forma proprio un quadrato quando io vado a disegnare le componenti. Questo perché seno e coseno a 45 gradi sono identici. Per quanto riguarda B, il discorso è un pelino più complicato. Perché? Perché in realtà l'angolo che serve a noi non sarebbe direttamente 60. Cioè andiamo a fare tutti i passaggi. A noi interessa praticamente questo angolo qua. E come faccio a calcolare questo angolo qua? Dovrò fare 180 meno 60. Infatti quando arrivo qui avrò compiuto un angolo di 120 gradi. Quindi in realtà quello che dovrò fare è, se voglio le componenti di B, Bx sarà uguale quindi a B per il coseno di 120, mentre By sarà uguale a B per il seno di 120 gradi. Abbiamo visto che il modulo di B è di 20, mentre dobbiamo ricordare dalla trigonometria quanto vale il coseno e il seno di 120. Dalla trigonometria appunto ricordiamo che il coseno è questa lunghezza qua, mentre il seno è questa altezza qui. Nel caso di 120 gradi, appunto questa qui è radical 3 mezzi, mentre quest'altra qui sarà di 1 mezzo. E allora, andando a sostituire questi dati, abbiamo 1 mezzo, radical 3 mezzi, quindi qua abbiamo in maniera precisa 10, mentre qua abbiamo 10 radical 3. Pertanto siamo riusciti a calcolare le componenti di tutti i nostri due vettori. È ovvio adesso che se voglio andare a fare il vettore somma dovrò andare a fare la somma componente per componente. L'unica precisazione che dobbiamo aggiungere è che appunto il coseno quando si trova sul secondo quadrante è ovviamente negativo, cioè la misura in modulo qui è 1 mezzo, mentre se io devo andare appunto a considerare le componenti devo considerare anche le componenti con il segno, quindi qua per essere precisi a rigore dovrei mettere un segno meno, di conseguenza qui è un meno 10. Quindi una volta calcolate tutte le componenti possiamo andare a calcolare dunque il vettore somma componente per componente. Quindi qui dovrò mettere la somma tra AX e BX, ossia abbiamo 15 radical 2 meno 10, 15 radical 2 più 10 radical 3. E quindi questa qui sarebbe precisamente la somma, il vettore somma. Il fatto è che ovviamente se voglio andare a calcolare il modulo e lo voglio fare a livello preciso dovrei lasciare queste radici e dovrebbe uscire appunto questo 40. Però appunto adesso ci regoliamo se fare delle approssimazioni oppure no, perché appunto per fare il modulo
del vettore somma, io devo fare sempre, ricordiamoci, la radice della prima componente al quadrato più la seconda componente al quadrato. Quindi adesso vado a farlo sulla calcolatrice. Se noi andiamo a fare questo conto qua, cioè mettendo appunto 15 radical 2 meno 10, facendolo al quadrato, più 15 radical 2 più 10 radical 3 e facendolo al quadrato, facendo tutti i conti, uscirebbe 40,13, che appunto è stato approssimato a 40. Naturalmente qui dipende sempre da come il professore vuole fatte le cose, cioè se al prof bastano delle approssimazioni sulla calcolatrice, allora va benissimo. Se invece è uno che ci tiene a tutti i conti con i radicali, ovviamente qui il discorso si allungherebbe, perché dovrei fare il quadrato di questo binomio e il quadrato di quest'altro binomio, fare tutti i conticini, le semplificazioni e avvicinarmi quanto più possibile a un risultato comunque approssimato, che è questo di 40,13. Se non ci tiene a tutto ciò, io già potevo andarmi a calcolare queste cose direttamente sulla calcolatrice, cioè coseno di 45, seno di 45, coseno 120, seno 120, farlo direttamente sulla calcolatrice. Appunto, io lo sto specificando proprio per questo, perché dipende dal prof. Essenzialmente, ok? È una cosa sulla quale non ci si può fare niente. Se un prof vuole tutti i conti, perché dipende sempre da quello che uno sta facendo, magari è lo stesso prof di math e di fisica e allora magari quel preciso periodo dell'anno, magari oltre a fare fisica sta spiegando le radici. Di conseguenza magari ci tiene ai conti fatti tutti precisi con le radici. Altrimenti, se va bene di approssimazioni, allora che cosa potrebbe fare? Potrebbe, diciamo, brutalmente fare un conto unico tutto sulla calcolatrice. Uno potrebbe fare proprio così. Prende, mette tutto sulla calcolatrice e arriva direttamente al risultato senza neanche sapere addirittura come funzionano le funzioni seno e coseno. Uno potrebbe anche non saperla a questo punto. Se può fare tutto con la calcolatrice, uno può anche risparmiarsi tutte queste cose. Questo è il conto ultra preciso fino a qua. Poi questa è una piccola approssimazione. Ripeto, io ho fatto tutto a rigore fino a qui, poi appunto ci tengo a precisare, se il prof vuole i conti fatti bene, è un conto. Se il prof gli bastano le approssimazioni, allora questo esercizio può finire molto presto, semplicemente prendendo e mettendo tutto nella calcolatrice. Quindi vuol dire che qui appunto uno si deve trovare un'approssimazione, qui un'approssimazione, questo diciamo, se uno fa sulla calcolatrice è esattamente meno 10, non ha bisogno di approssimazioni, e questo qui è 10 radical 3, quindi ovunque compaia una radice è chiaro che ci sia un'approssimazione da fare. È ovvio che se io vado a fare approssimazione qua, approssimazione là, è ovvio che poi quando metto questi conti dentro la calcolatrice gli errori si propagano e potrebbe non uscire un risultato preciso. Ecco perché io fino a qui ho fatto tutto precisamente. Poi, ripeto, dipende sempre come uno vuole le cose, ok?